Buongiorno amici ed amiche, ben ritrovati in questo canale YouTube e io vi do il benvenuto qui in Macedonia. Sta cominciando quindi una mia nuova avventura, un nuovo stato, e andremo a scoprire anche questa terra ancora tra virgolette un po' sconosciuta, e dicono che la Macedonia sia bella e quindi andiamo a vederla personalmente. Andrete a vedere cosa vado a fare in questi giorni e quindi non vi resta altro che seguirmi per vedere cosa andrò a fare e le mete che vi consiglierò di andare a vedere. Volevo farvi vedere quante statue ci sono, non so bene il motivo, ma ce ne sono veramente ad ogni 2 metri, ci sono statue ovunque. Nel frattempo sono arrivato qui nel parcheggio della fortezza, che vi farò vedere in seguito, perché infatti lascerò per un po' Skopje, la capitale, per andare nel nord della Macedonia, ovvero per andare a fare il famoso trekking del Machka Canyon, quindi non vedo l'ora di andare e di portarvi nuovi contenuti. Cominciamo quindi ad andare al nord della Macedonia, cambia la vista, avete visto che vista, e adesso questa è la chiesa di San Pantelimon, è molto molto bella e soprattutto storica, e dopo avete appunto una vista strepitosa. Piccola curiosità, come in Turchia anche qui ci sono tantissimi cani randagi, tenuti comunque vedo bene, hanno anche tutti l'etichetta sull'orecchio, appunto come in Turchia, e quindi spero bene che siano curati e soprattutto che gli diano da mangiare e da bere. Sono arrivato al Machka Canyon, c'è tantissima gente, però è veramente uno spettacolo in mezzo alla natura, in mezzo alle montagne. Sicuramente vi consiglio di venire, intanto anche perché siete vicini alla capitale Skopje, 30-40 minuti e ci siete, fate un bel trekking qui in mezzo alla natura, vedete dei posti meravigliosi e in più se volete fare anche la barca, oppure c'è anche la possibilità di noleggio del kayak e la barca costa 5 euro, state via più di mezz'ora, quindi comunque merita tantissimo. Sono venuto a visitare anche questa enorme croce, e dico enorme croce perché è una delle più alte del mondo, ovvero 66 metri. Adesso sono sul Monte Vodolo, quindi a 1600-1700 metri sopra Skopje. L'ho raggiunta grazie alla funivia. Io vi consiglio di venirci, chi ha più tempo c'è anche un trekking per raggiungere il posto della funivia, ma godetevi di questo paesaggio perché è veramente splendido.
Questa è la funivia che vi porterà qua su. Rieccomi, nel frattempo sono tornato in appartamento, doccia fatta finalmente, tra poco vi faccio vedere anche un po' l'appartamento in velocità, così vi do anche informazioni sui prezzi. Vi dico intanto che comunque non sono lontano qui dalla capitale di Skopje. Per quanto riguarda invece i posti che vi ho fatto vedere oggi, sono uscito un po' dalla capitale, ovvero non tanto, 10 km, mezz'ora, 40 minuti in seguito, però vi ho fatto vedere 3 bellissimi posti almeno per me, ovvero la chiesa di San Pantaleone di Nicomedia. Poi vi ho portato a vedere il bellissimo Matka Canyon con il giro in barca, che comunque vi consiglio proprio anche il giro in barca di farlo, perché vedete qualcosa di diverso. E poi vi ho portato a vedere una delle croci più alte e grandi del mondo, ovvero 66 metri. Per quanto riguarda Skopje ve lo farò vedere in questo video in dettaglio, così vi do tutte le informazioni utili e necessarie se volete visitare la Macedonia, ma soprattutto la capitale. Però vi ricordo già di seguire anche il prossimo video che farò, ovvero perché domani uscirò dalla Macedonia per andare in un altro stato. Penso che capirete già dove, perché comunque è uno stato qui vicino, molto vicino, un'oretta e mezza, che tante volte uno che viene qua a Skopje cerca anche già di andare a visitare. E quindi non perdetevi i contenuti, iscrivetevi al canale per seguire sempre tutto quello che vado a fare, le prossime avventure. Adesso vi faccio vedere quindi l'appartamento e poi continuerò con il seguito del video. Per quanto riguarda l'appartamento, eccolo qui, bello grande, vi porto subito a far vedere la zona bagno, eccola qui. Qui c'è un tavolo, frigorifero che è sempre utile, e qui c'è una bellissima zona anche da poter fare da mangiare, dato che il mio canale è anche tema risparmio, qui potete risparmiare ovviamente sul cibo. Passiamo nella zona notte, ovvero qui si trova il letto, divano, una bellissima televisione anche se non la guardo mai, e qui c'è anche un bel terrazzo. Tutto questo per la bellezza di 57 euro per 3 giorni, quindi 19 euro a notte. Ero curioso già di vedere un po' Skopje e sto facendo una piccola camminata, così la vedo anche un po' di notte, per vedere già se mi può piacere. Questo è il ponte di pietra illuminato di notte. Vi consiglio di venire a vedere anche Skopje in notturna, di notte, perché è veramente bella, molto illuminata, quindi ve la consiglio di visitarla. Come vi dicevo il primo giorno, guardate quante statue ci sono. Questo che vedete è il ponte in pietra, un simbolo della città che dopo andremo a percorrere. Avete capito quindi dall'immagine che sono nel centro della città, dove spicca una imponente statua di 22 metri raffigurata Alessandro il Magno. Ho letto che non dicono Alessandro il Magno perché è un po' conteso tra la Macedonia e la Grecia, e quindi lo chiamo soltanto guerriero al cavallo. Sono andato a visitare la casa museo di Madre Teresa di Calcutta. Di solito non lascio mai pensieri nelle agende, stavolta l'ho fatto perché ho sentito qualcosa dentro e quindi mi sono sentito di lasciare un pensiero anche mio. Se notate bene, là sopra c'è la croce del millennio dove vi ho portato il primo giorno. Adesso percorro il ponte di pietra che mi collega quindi dal centro al centro storico, ovvero il vecchio bazar.
Adesso andiamo a vedere che chicca. Questa è la fontana Olimpia, la madre di Alessandro III di Macedonia. Camminare per Skopje è molto semplice, perché quando siete in centro percorrete quindi il ponte di pietra, vi trovate nella via dell'Old Bazar, del vecchio bazar, e qui vi porterà alla fortezza, che adesso vi farò vedere qualcosa, non so se posso entrare, comunque tra poco vi dico tutto. Sono arrivato alla fortezza e ve la consiglio perché avete una vista dall'alto che è strepitosa e potete fare un giro intorno alle mura. Poi vi do un altro consiglio per quanto riguarda i mezzi di trasporto: ci sono gli autobus sia in centro città e appena fuori dove c'è la stazione dei treni, quindi cercate la stazione dei treni, ci sono altri autobus che vi portano in tutte le destinazioni. Se non ve la sentite di organizzare i viaggi fai da te da soli, ci sono diversi tour che partono proprio per il Matka Canyon. Vi lascio qui il video perché parte proprio dal parcheggio della fortezza. Poi invece se volete andare in Kosovo, quindi a Pristina o Prisen, il punto di ritrovo è vicino agli appartamenti Bristol, ovvero di fronte praticamente al museo che vi ho fatto vedere nel video stamattina. Nel frattempo ho mangiato, adesso andrò verso la stazione dei treni dove ci sono i bus e troverò un bus che mi porta in aeroporto. Sono arrivato in aeroporto e quindi si chiude l'avventura qui in Macedonia. Io vi aspetto nelle prossime avventure, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e un saluto da Stefano. Ciao!